Ciao a tutti e bentornati su About Biology. All'interno di questo video, sempre della playlist di chimica, parleremo delle reazioni chimiche e della legge di conservazione della massa. Negli scorsi video avevamo parlato di sostanze, miscugli e soluzioni e delle loro trasformazioni e passaggi di stato. Se non li hai visti, ti consiglio di andarli a recuperare, ti lascio il link sempre qua sotto in descrizione o qua in alto a destra nelle schede. Molte delle trasformazioni producono dei cambiamenti profondi nelle sostanze, e questo è quello che avviene alla base di una reazione chimica. Una reazione chimica è infatti il processo in cui le sostanze presenti inizialmente si trasformano in delle sostanze diverse, riconoscibili perché hanno delle proprietà differenti da quelle da cui derivano. Le sostanze che sono presenti all'inizio di una reazione chimica sono dette reagenti, mentre quelle che si ottengono al termine del processo sono chiamate prodotti. Ogni reazione viene poi rappresentata graficamente tramite questa equazione cinetica. La freccia in questo caso viene letta con che dà ed indica la direzione in cui procede la trasformazione. A sinistra sono indicate le sostanze reagenti che reagiscono a dare dei prodotti, che troviamo nella parte destra. I fenomeni che si verificano più comunemente in una reazione chimica sono per esempio la scomparsa o la formazione di un solido, il cambio di colore e o dell'aspetto fisico, o lo sviluppo di calore, la formazione di un gas o l'emissione di luce. Tuttavia, molte delle reazioni chimiche non producono un cambiamento della qualità dei materiali trasformati, ma anche una variazione apparente del loro volume e della loro massa. La reazione in cui della legna brucia, per esempio, reagendo con l'ossigeno dell'aria, porta al consumo del legno e alla diminuzione della sua massa. Ma se in realtà pesassimo tutti i reagenti e tutti i prodotti, il risultato cambia. La quantità di materia prodotta in una reazione è infatti pressoché uguale alla quantità di materia utilizzata all'inizio. Nel 1789 il chimico francese Antoine Laurent Lavoisier dimostrò che in tutte le reazioni chimiche la massa non subisce delle variazioni apprezzabili. Questo lo portò ad enunciare una legge di fondamentale importanza per lo studio delle reazioni chimiche, ovvero la legge di conservazione della massa. Durante le reazioni chimiche, infatti, la massa si conserva. La somma delle masse dei reagenti è quindi uguale alla somma delle masse dei prodotti. Questa legge è valida soltanto nel caso in cui il sistema è considerato chiuso, cioè se non ci sono degli scambi di sostanze con l'ambiente circostante. Per verificarla serve quindi condurre degli esperimenti in dei recipienti chiusi, in modo che non si disperdano o non introducono nel sistema dei gas o delle altre sostanze. La legge si applica anche ai passaggi di stato e alle trasformazioni fisiche. Bene, ora che abbiamo introdotto le reazioni chimiche, sappiamo che queste sono accompagnate da degli scambi di energia tra le sostanze che si trasformano e l'ambiente circostante. E da questo punto di vista possiamo distinguere reazioni esoergoniche e reazioni endoergoniche. Le reazioni esoergoniche sono reazioni in cui diminuisce l'energia libera del sistema. Questo significa che i reagenti possiedono un contenuto energetico superiore a quello dei prodotti e quindi con la reazione viene liberata energia nell'ambiente. Questa energia liberata può presentarsi poi in varie forme. Per esempio, le reazioni che avvengono in una pila producono energia elettrica. La reazione della benzina invece con l'ossigeno produce luce e calore. E anche nelle nostre cellule avvengono delle reazioni esoergoniche. L'ossigeno infatti viene utilizzato per bruciare, gli zuccheri. In questo caso però l'energia non viene liberata sotto forma di luce e calore, ma viene utilizzata per i processi vitali del nostro organismo. Ma di tutto questo approfondiremo per bene in seguito, quindi ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornato su tutti i prossimi contenuti. Le reazioni endoergoniche sono invece quelle in cui il contenuto di energia dei prodotti è aumentato rispetto a quello dei reagenti e si è avuto quindi un assorbimento di energia dall'esterno. Un esempio di reazione endoergonica è la fotosintesi ossigenica. Nel corso di questo processo, infatti, che avviene nelle foglie grazie all'energia della luce solare, si producono glucosio e ossigeno a partire da acqua e anidride carbonica. Ma gli scambi di energia che avvengono durante le reazioni chimiche o delle trasformazioni fisiche obbediscono al principio di conservazione dell'energia, detto anche primo principio della termodinamica, secondo il quale l'energia non può essere creata né distrutta,
ma si può trasformare passando da una forma all'altra. E per applicare questo principio alle reazioni chimiche bisogna tenere presente che ogni sostanza ha un contenuto di energia potenziale chimica che dipende dalla sua composizione. Questa energia però non si può misurare analizzando la sostanza, ma si manifesta quando avviene una trasformazione che trasferisce energia dal sistema di reazione all'ambiente o viceversa. Se una trasformazione chimica invece produce delle sostanze che hanno un contenuto energetico minore rispetto a quello dei reagenti, l'energia in eccesso viene liberata nell'ambiente sotto forma di calore e quindi la reazione sarà esoergonica, mentre come abbiamo detto prima, nel caso di una reazione endoergonica, i prodotti avranno un contenuto di energia chimica superiore rispetto ai reagenti e quindi dovranno assorbire energia dall'ambiente. Bene, detto questo abbiamo concluso questo breve video riguardo le reazioni chimiche e la legge di conservazione della massa. Seppur essendo dei concetti semplici, sono di fondamentale importanza e saranno importantissimi per tutti poi i processi che vedremo in seguito. Ti consiglio quindi di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti e se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo biologico e scientifico, puoi seguirci sui nostri canali social, trovi il link qua sotto in descrizione. Per il momento è quindi tutto. Ti ringrazio per l'attenzione e a presto da About Biology.